L'ho amato così fortemente che se avessi la possibilità di far tornare in vita un comico, sceglierei lui. Lui ha 2 stelle nella Walk of Fame, una comicità esilarante, un comico pazzesco. Di chi sto parlando? Ma di Red Skelton. Non lo conosci? No, dai, devi assolutamente innamorarti di lui. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale e sono il direttore artistico del più grande festival internazionale della comicità muta, il Finch. Oggi ti racconto di un comico che davvero iniziò giovanissimo a lavorare. Sto parlando di Red Skelton. Red Skelton! Nato Richard Bernard Skelton. Alcune fonti dicono che sia venuto alla luce in un circo equestre, dove il padre faceva il clown di professione. Il suo umorismo era semplice. Fu per questa sua semplicità, per il suo umorismo aperto, trasparente, che per tutta la sua vita da artista fu amato e riconosciuto come uno degli intrattenitori più dotati dello showbiz americano. Tanto da meritarsi non una, ma ben 2 stelle nella Walk of Fame di Hollywood per il suo grande impegno in televisione e in radio. Non furono questi gli unici riconoscimenti che ricevette. Negli anni si aggiudicherà un Golden Globe alla carriera e un Emmy Awards come autore del suo The Red Skelton Show. Questo ci fa capire quanto fu amato, ammirato e mai dimenticato. Hiya. Oh, hello, Mr. Skelton. Oh, you remember me, huh? Devi sapere che Richard Skelton, soprannominato Red dai suoi fratelli maggiori, si diede da fare già da piccolo. Si impegnò in lavoretti di ogni genere pur di portare a casa un piccolo contributo alla famiglia che perse tutto alla morte del padre. Si racconta che un giorno, mentre era davanti al teatro della sua città, all'epoca vendeva giornali per guadagnarsi da vivere, inconsapevolmente incontrò un attore. Sembra che quell'attore fosse Ed Wynn, che alla fine gli pagò tutte le copie purché si comprasse un biglietto per poter entrare a teatro. Alla fine dello spettacolo ebbe anche la chance di andare dietro le quinte e Red, che aveva già dimostrato di avere talento comico, decise lì, quasi sicuramente, in quel momento, di intraprendere la strada dello spettacolo dal vivo. Senza quell'esperienza probabilmente non avremmo mai dato inizio a quell'avventura che lo portò alla notorietà e alla fama internazionale. Cominciò davvero molto giovane a mostrare il suo talento comico e a metterlo a disposizione degli altri, tanto da convincersi che la sua missione nella vita fosse quella di far ridere. E ci riuscì. Mantenne questa missione fino alla fine dei suoi giorni, nonostante le varie cadute, nonostante i lutti che lo colpirono, nonostante la grande delusione professionale all'apice della sua carriera televisiva. Ma andiamo con ordine. La sua esperienza comica più professionale parte dal vaudeville, dall'esibizione nei locali, nei teatri, un'esperienza vissuta insieme alla sua prima moglie Edna Stilwell. Senza di lei sarei rimasto un barbone, dichiarò Red Skelton quando parlava di Edna. In effetti, Edna non solo scrisse gran parte delle battute dei suoi primi personaggi, ma fu anche la sua manager, persino dopo il loro divorzio. Divenne in seguito una sceneggiatrice molto apprezzata. Fu una fusione di talenti e di menti coraggiose. Lui, comico per natura, affamato di pubblico e determinato a scalare la vetta. Lei, mente comica con grande capacità di gestione e organizzazione. Si sposarono giovanissimi e passarono dalla povertà alla notorietà con duro lavoro. Edna amministrava e scriveva, Red calcava la scena e dava vita ai personaggi. La tecnica era semplice, una di quelle che noi due amiamo di più. Le scene comiche e i personaggi inventati prendevano spunto dalla vita quotidiana. Per esempio, il personaggio Junior, un adulto con atteggiamenti da bambino, nasce dall'irresistibile tendenza di Skelton a comprare tutto ciò che vedeva nelle vetrine. Pare che quando Edna cercava di dissuaderlo, lui si buttasse ai suoi piedi inscenando una crisi infantile, attirando così la curiosità della
la gente. Amiamo immaginare che lo facesse per puro divertimento, perché era quello spirito bambinesco, proprio del clown, che animava queste sue reazioni. Ma questo lo possiamo solo immaginare. Se fosse così, anche adesso sembrerebbe folle agli occhi della gente. Immaginiamoci a quei tempi. Comunque un po' folle lo deve essere stato. Che ne pensi? Hawkins, be careful. Remember what happened last time. Fu grazie a questo lavoro di squadra, al personaggio inventato di Junior e alle routine comiche come Duna Dunkers che la coppia passò dalla normalità alla notorietà, dal vaudeville alle trasmissioni radiofoniche comiche. La routine Duna Dunkers consisteva nel dimostrare una serie di modi diversi di inzuppare una ciambella nella tazza da tè. Era un esercizio di stile, così si chiama questa tecnica che si ama fare in teatro. Pare che l'idea gli fosse venuta mentre erano seduti al bar, osservando un signore che aveva uno strano modo tutto suo di inzuppare una ciambella. Divertentissimo. Prova a cercarlo su YouTube, ci sono degli spezzoni. Torniamo a questa coppia strepitosa. Edna aveva visto giusto, aveva visto il talento del marito e lo aiutò a conseguire gli studi e a raggiungere gradini sempre più alti. Ma alla fine si lasciarono, divorziarono. Rimasero però in buoni rapporti fino al 1952, quando Edna smise di gestire Skelton come manager che all'epoca aveva già ottenuto il contratto per il suo programma televisivo. La vita di Skelton fu una vita intrecciata di successi, segnata da eventi familiari nefasti, da amicizie importanti, come quella che nacque con il presidente Roosevelt. Partecipò perfino alla seconda guerra mondiale e gli costò una crisi nervosa, facendo ritorno alla radio e arrivando poi a collaborare con artisti americani più famosi della televisione e del cinema. Dopo Edna ebbe altri 2 matrimoni e 2 figli, Richard e Valentina, nati dalla seconda moglie, Georgia Davis. È in questa parte della sua vita, la più laboriosa, che Skelton visse ben 2 tragedie: la morte prematura dell'amato figlio Richard, che si ammalò improvvisamente di leucemia, e poi quella della seconda moglie, all'epoca ex moglie, che si suicidò nella camera d'albergo il giorno del 18° compleanno del compianto figlio Richard. All'epoca Skelton si era già risposato con la Tonal, che lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni. Ma ora ti voglio parlare dei suoi tanti personaggi che possono ancora oggi essere di grande ispirazione per tutti noi che abbiamo assunto la stessa missione di Red Skelton: far ridere, sorprendere e autoderidersi per la gioia degli altri. Ce ne sono tanti, perché tantissime sono state le puntate di The Red Skelton Show, ben 332. Half Moon! Big Dipper! Red per 20 anni fu l'indiscusso intrattenitore americano più visto e ammirato, fino a quando la CBS non decise di cancellare il programma per fare un cambio di audience, a detta loro, cercando di svecchiare il palinsesto. Ma i suoi personaggi sono immortali, sono persone normali ma che hanno un tratto particolare che li caratterizza e che li rende comici e allo stesso tempo umani. Il suo stile recitativo è fatto di bellissime espressioni facciali, pantomime, gag tipiche del clown. È fatto di una grande capacità dell'uso del linguaggio del corpo, di umorismo slapstick inserito al momento giusto. Ma facciamo una carrellata dei personaggi. Non resisto. Allora via, c'è Junior, il bambino con lo slogan "Hey Dudit, l'ho fatto io". C'è Freddy Freeloader, un clown vagabondo che vive nella discarica della città, che parla poco, ma anche gli ha dato la possibilità di esprimere le sue doti di pantomima. C'è il ragazzo di campagna, Clem, Cuddy Looper, ispirato ad un suo vecchio vicino di casa, ricordo della sua infanzia. Un tipo un po' ottuso, ma che ogni tanto ne combina una giusta. Ci sono i 2 gabbiani, Gertrude e Heathcliff, che faceva parlare come fossero 2 persone. Poi
c'è George Appleby, il marito tormentato dalla moglie che gli cammina sulla testa. L'ubriacone Willy Lamp Lamp, mai visto sobrio, sempre barcollante e in continuo squilibrio. Lo sceriffo disonesto, Sheriff Didai. Il pugile, anche lui un po' alticcio, Cauliflower McPeg. Il politico truffatore, San Fernando Red. Lo sfacciato spaccone, Bolivar Shanasti. Una particolarità che vale la pena sottolineare è che per ciascun personaggio Skelton sceglieva e usava un cappello diverso per dare più incisività al suo carattere, come se rappresentasse il centro di ciascuna personalità. Red Skelton era eclettico, un vero creativo, capace anche di essere drammatico. Ci sono personaggi cinematografici che lo vedevano impegnato in ruoli seri. Apparve in circa 36 film. Ebbe una lunga carriera radiofonica dal 38 al 53. Era un attore completo, un intrattenitore, un clown. Sapeva cantare e comporre, sapeva stare in scena e dirigere. Amava l'arte, sapeva dipingere, tanto che una volta ritiratosi dalla scena iniziò un'illustre carriera da ritrattista di clown. Una carriera che gli fruttò notevole rendita a quanto pare. Pare che un suo quadro arrivò ad essere venduto a $80.000. Oggi di Red Skelton rimane una serie infinita di documentazioni video che puoi iniziare a guardare se ti abbiamo incuriosito. Esiste un museo intitolato a Red, a Vincennes, proprio nella città che gli diede le origini. Il museo raccoglie tutto ciò che apparteneva a Red Skelton, dai costumi dei suoi personaggi alle lettere, foto, copioni e naturalmente anche i suoi quadri. Ogni anno il museo organizza il Red Skelton Festival per onorare il suo più famoso concittadino, un festival che è arrivato alla sua 17ª edizione e oggi che tu vedi il video non so, che vuole mantenere vivo il ricordo di un artista generoso che ha dedicato la sua vita all'arte della risata. Red Skelton morì all'età di 84 anni per una polmonite, lasciando una grande eredità. Non voglio essere chiamato il più grande o uno dei più grandi. Lascio che siano gli altri a vantarsi di essere i migliori, disse una volta. Voglio essere ricordato come un clown, perché per me è il più alto riconoscimento del mio mestiere. Significa che sei in grado di fare tutto: cantare, ballare, giocare, ma soprattutto far ridere la gente. So until next week, I'll say goodbye for now and may God bless. Good night. Puoi dire di più? Ogni parola sarebbe di troppo in questo momento. Ora ti lascio, ma tu devi andare in cerca di Red e lasciare che il tuo cuore si innamori di un artista così grande. Grazie Red, sei immortale. Spero ti sia piaciuto il video e spero che continuerai a seguirmi. Per questo ti chiedo di mettermi un like e di iscriverti al canale. Un abbraccio e a presto. Ciao!